Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme il timballo abruzzese, un primo piatto ricco e saporito, perfetto per il pranzo della domenica. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera iniziando a preparare le polpettine. Iniziamo a condire la carne mettendo sale, una macinata di pepe, la noce moscata e ora metto il tuorlo, mi raccomando solo il tuorlo, e il parmigiano. L'impasto è ben amalgamato. Con un pochino di olio vado così ad ungermi le mani. Creo un piccolo salsicciotto, lo tengo così sui polpastrelli delle mie mani, vado a spezzare una piccolissima quantità così di carne e vado a creare la prima pallottina. Deve essere grande come un cece, vedete? Così. E vado a depositarla sulla carta da forno. Ecco, una a fianco all'altra. Vedete? Qui sul gas vedete un tegame con la mia salsa di pomodoro. Io non l'ho fatto in questo video perché l'abbiamo preparata insieme, quindi vi metterò esattamente gli ingredienti in info box per prepararla. È una salsa a base di verdure. Qui invece vedete l'olio che sto portando a temperatura perché appunto inizieremo a friggere le nostre polpettine. Adagio le mie polpettine, le mie pallottine su una schiumarola e così le verso nell'olio bollente. Vado immediatamente così a girarle con un cucchiaio di legno, la fiamma è alta, la cottura sarà velocissima. Io gli do 1 minuto di cottura e poi le togliamo e le mettiamo su un piatto con carta assorbente. Vedete? Vado a toglierle e le metto sul piatto con carta. Gradualmente andrò a friggerle tutte. Allora, queste sono le polpettine, vedete? Sono tutte fritte, ancora sono così su carta assorbente per privarle dell'olio in eccesso. Ora noi andremo a tuffare le pallottine, perché così si chiamano, all'interno del nostro ragù dell'orto, quindi all'interno della nostra salsa di pomodoro e verdure. E ora abbasso la fiamma, andrò a chiudere con il coperchio e lascerò cuocere questa salsa meravigliosa per circa 30 minuti. Dopo circa 30 minuti il nostro sugo con le pallottine è pronto. Quindi possiamo tranquillamente spegnere il gas. Per il timballo all'abruzzese noi abbiamo bisogno innanzitutto di un bel sugo con le pallottine di vitello. Qui ho preparato dei piselli semplicemente scottati con olio e sale, mozzarella tagliata a dadini. Queste sono le crepe, le nostre crepe, le mie crepe leggere all'acqua, quindi anche per queste vi rimanderò al link. Per questa teglia che io sto preparando ci servirà una dose intera di crepe, quindi quando andrete a vedere il video voi dovrete fare esattamente quella dose. Occorrerà qualche fiocchetto di burro. In Abruzzo
si usa non mettere la besciamella, ma si prepara questa soluzione con uovo battuto, latte e un pochino di sale per dare morbidezza al timballo. Infine parmigiano grattugiato. Allora inizio a mettere qualche dadino di burro così sul fondo di questo stampo e vado a mettere un pochino di salsa, cerco di evitare le polpettine. Ecco, una volta messa una base di sugo e qualche fiocchetto di burro, dobbiamo iniziare a foderare lo stampo. Quindi andiamo a iniziare a mettere le crêpe facendo sporgere la metà della crêpe sull'esterno della teglia, in questo modo, perché poi il nostro timballo andrà riempito e poi andrà chiuso. Ecco, e ora iniziamo così, in questo modo. Iniziamo prima di tutto a bagnare le crêpe con questa soluzione, ci aiutiamo così con un cucchiaio di uovo e latte. E ora iniziamo, andiamo a mettere il sugo con le pallottine. Poi mettiamo i piselli. Pensate, c'è chi addirittura mette all'interno gli spinaci e l'uovo sodo, perché il timballo in Abruzzo varia di provincia in provincia. Ora mettiamo la mozzarella, il parmigiano. C'è chi usa il pecorino, ad esempio, nelle ricette diciamo più antiche e tradizionali. Questo potete sceglierlo voi tranquillamente. E di nuovo qualche fiocchetto di burro. Quindi chiudiamo lo strato. Vedete, la frittatina si taglia a metà, quindi non c'è problema. La tagliamo così a metà e andiamo a fare lo strato interno. E quindi si ricomincia dall'uovo con il latte, segue il sugo con le pallottine, i piselli, la mozzarella, il parmigiano e di nuovo qualche fiocchetto di burro. E ora ricopro. E ricomincio. Procediamo con l'ultimo strato. Così. Ecco, e ora andiamo a girare i bordi. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 170 gradi e lo lascerò andare per 40-45 minuti. Dopo la prima ventina di minuti, per evitare che si scurisca troppo in superficie, andrò a coprire con un foglio di carta da forno. Eccolo qui, il nostro timballo appena sfornato. Vi faccio solo sentire l'esterno è croccante e il ripieno interno è morbidissimo. Ora, come tutte le paste al forno, dobbiamo attendere 10 minuti prima di poterlo sporzionare.
Credo che sia delizioso, vedete il suo interno? Se questo timballo è stato di vostro gradimento, io attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.